Buonasera, buonasera a tutti amici. In questo video vogliamo andare a vedere cosa vuol dire fare una vacanza elettrica, come è andata la nostra vacanza elettrica con la nostra Opel Corsa E. Vi voglio fare questo video per farvi vedere un pochino quelle sono le difficoltà e soprattutto le opportunità di andare a fare un viaggio a zero emissioni. In questo video andremo a vedere come ci siamo comportati, dove siamo andati a parare con questa bellezza, oltre 3000 km all'interno del vecchio continente. Io e mia moglie, è stato veramente uno spettacolo. Vuoi il silenzio, vuoi l'opportunità di fermarsi ogni paio d'ore per ricaricare facendo una sostettina per andare a prendere qualcosa da bere, andare in bagno, veramente uno spettacolo. Sono tornato a casa rilassatissimo, veramente contento, soddisfatto. Abbiamo speso una bischerata, tanto dopo andremo a vedere anche quanto è stato l'esborso economico. Non era la tratta originaria che avevamo prefissato, la nostra idea era più, diciamo, impegnativa, se vogliamo. Abbiamo dovuto, diciamo, rimescolare le carte l'ultima, quasi una settimana prima di partire, davvero pochi giorni prima di partire abbiamo dovuto disdire tutti gli hotel che avevamo prenotato con la nostra agenzia di viaggi Enula, che voglio ringraziare, e diciamo rimettere davvero mano su tutto, se Dio vuole, meno male, anche grazie a una loro, diciamo, intuizione, ma probabilmente ci arrivavamo lo stesso. Abbiamo scelto solo opportunità con la possibilità di rescindere gratuitamente sulle prenotazioni degli hotel, questo perché con il Covid qui non si sa mai dove si va a parare. Difatti il nostro percorso più impegnativo prevedeva l'arrivo a Copenaghen, la nostra idea era quella di fare una vacanza in Danimarca. Però le regole loro erano diventate troppo stringenti, troppo oppressive, era diventato praticamente impossibile. Io sono, insomma, con mia moglie si voleva andare in vacanza, non si voleva andare in un campo di battaglia, e quindi Danimarca saltata, rimescolata tutte quelle sono le carte, fatto un viaggio meraviglioso. Devo dire, la Danimarca si è perso 2 clienti e noi ci siamo guadagnati un viaggio meraviglioso. In questo video andremo a vedere un pochino il tutto, con qualche chicchettina dei posti abbiamo incontrato, facendo vedere naturalmente i punti di sosta e qualche caratteristica particolare che spero possa essere diciamo veramente piacevole nella vista di questo video. E naturalmente dopo andremo ad analizzare un pochino il tutto dei costi, perché ragazzi, clamoroso. Vi faccio vedere, cominciamo. Guardiamo innanzitutto i soggetti, naturalmente il sottoscritto, la moglie del sottoscritto e lei, la Opel Corsa elettrica. Ora vi faccio vedere una cosa. Il bagagliaio, questo è in situazione normale, naturale, con il kit pronto soccorso e i cavi di ricarica e un ombrello. Ora vi faccio vedere come era invece alla partenza, con un trolley grande, un trolley piccino, una borsa stile scolastica, vari sacchetti dove c'erano scarpe e viveri di prima necessità. E chi mi ha seguito su Instagram e sulla pagina Facebook ha visto anche di cosa si stava ragionando. Insomma, direi ci sono tutti i presupposti per cominciare. Andiamo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Ora ci accingiamo davvero vicinissimo, quella è la partenza del nostro viaggio, della nostra vacanza. Sveglia alle 6, un po' più, poco meno, per andare via prima delle 7. Questo perché? Perché la prima sosta la abbiamo a Carpi, pronti per fare colazione, ed è uno spettacolo. Per questo vi dico che con la vettura elettrica è uno spettacolo, basta un minimo di attenzione e tutto torna, e tutto veramente torna. Andiamo con calmissima quella che è la Ionity di Carpi. Tanto ora vedrete, ho dei capelli, sono orribili, non so capire mai oggi non hanno proprio verso, proprio davvero, fanno come gli pare. Però questo è un altro discorso. Ionity di Carpi, subito pronti per fare colazione, spettacolo, continuiamo. Ed eccoci arrivati a Carpi, abbiamo fatto praticamente 170 km, abbiamo sempre 130 km residui, praticamente siamo poco sotto il 50% della batteria, è veramente ottimo, consumo io direi al top. Partita la ricarica, un po', diciamo, lo schermo rovinato, siamo arrivati al 46% praticamente e stiamo andando a 72 kW di potenza. Ora la lasciamo qui tranquilla e andiamo a fare colazione.
La sosta successiva sarà nella A22, un'autostrada meravigliosa e orribile, dipende da come la volete vedere. Meravigliosa perché, anzi prima orribile perché? Perché c'è sempre una coda clamorosa. Da Verona a Sopra Trento, clamorosa. Se andate nei periodi sbagliati trovate sempre coda e noi abbiamo trovato ovviamente una coda clamorosa. Metterò qua quella che è l'immagine della strada nella situazione in cui siamo arrivati noi, e quindi rossa, e quindi coda, una cosa abbastanza importante. Perché dico invece meravigliosa? Perché vi sono le colonnine gratuite, non sono tante, non sono diciamo numerosissime, infatti alla prima fermata abbiamo trovato occupato, siamo rientrati in autostrada, uscita, anzi neanche uscita perché era in autostrada, stop, fermata, colonnina gratuita, meravigliosa e annesso il pranzo. Peccato che quell'autogrill non avesse la possibilità di mangiare roba un po' più sostanziosa, abbiamo preso un panino meraviglioso con sosta gratuita. Davvero un bacio. A22 ottima, se non fosse per la coda clamorosa. Sosta a Trento, guardate Robina, colonnina gratuita della A22, siamo al 32%, CCS da 50 kW, vi faccio vedere in vettura l'auto Cindia che abbiamo un'ora e 10 per la ricarica completa, stiamo andando a 334 km di ricarica all'ora. Vi voglio far vedere quanto abbiamo percorso fino ad ora. Come vi dicevo, qui siamo alla seconda tappa gratuita, che voglio aggiungere perché è fondamentale, perché il mondo elettrico passa anche da queste diciamo faccenduole molto simpatiche. Abbiamo percorso 345 km e siamo alla seconda tappa, 14,5 kWh su 100 km. Il tratto da Verona fino a qua è stato abbastanza, per non dire parecchio, lento, e quindi i chilometri orari sono andati particolarmente scemando, però si può andare benissimo a ricaricare gratuitamente qua sulla A22, cosa buonissima. E ora andiamo a mangiare qualcosa e quindi ci avvantaggiamo con la ricarica gratis, bellissimo. Ora possiamo ripartire, 47 minuti, 27 kWh, siamo al 91%, un'ottima pausa pranzo. Come vedete abbiamo 278 km e quindi possiamo ripartire. La ripartenza è veramente importante, vedete quelli sono i panorami meravigliosi, perché è bellissimo andare a giro in macchina, perché vedete davvero il cambiamento di quelli sono i panorami, veramente spettacolari, perché passate da un punto a un altro in cui vedete davvero cambiare tutto, cambiate quelle sono le abitazioni, cambiate sono i panorami, cambiate davvero quelle sono le location, è meraviglioso. Io preferisco davvero andare a giro in vettura anche per questo motivo. Andare in aereo, partite da un punto, arrivate all'altro, non vi accorgete nulla, sembra di essere sempre torno a casa, vi accorgete che è cambiato, soprattutto se è cambiata la lingua, ecco. Però altro stop meraviglioso, Brennero, colonnina gratuita, e lì vi erano 3 postazioni di ricarica e quindi top con supercharger di Tesla. Tanto vi faccio vedere tutto, altra colonnina gratuita, altra ricarica gratuita. Siamo a un punto da uscire da quello che è il nostro paese, il tempo sta cambiando, sta cominciando a fare veramente schifo, si vede, e tanto dopo vedrete il seguito, davvero come cambia diciamo, il confine statale, cambia il tempo in maniera clamorosa. Però sosta top, A22 meravigliosa. Anche per questo motivo gli ostini diciamo sono abbastanza importanti, perché le autostrade in Italia sono care, tanto poi andremo a vedere tutti quelli sono costi che abbiamo sostenuto, ma colonnina gratuita anche qui, quasi al confine, davvero mancano pochi metri per uscire dall'Italia, meraviglioso, top! Ultimo punto prima di entrare in Austria, sta già cominciando a piovere, che è una gran bellezza. Qua ci sono tutti quelli che sono i supercharger Tesla, e qua vi sono una Hyundai Ioniq in ricarica e la nostra percorsa al fast charging 150 kW, quindi poi avanza tantissimo. Qui è un bel posto, è tutto gratuito, davvero tutto gratis, è uno spettacolo. Prima di arrivare a Innsbruck è perfetto, faccio vedere l'indicatore, no, prima era venuto scritto, ora è andato via, ma insomma qui si vede, sta andando a 46 kW in questo momento, siamo al 42%.
si può andare a prendere qualcosa. Questa è la situazione, ora siamo in ricarica alla colonnina qua a conclusione di quello è l'autostrada del Brennero. Uno spettacolo, a un'ora essere pieni e gratis. Questo per farvi vedere una cosa, ora è andata via la Ioniq che era accanto a noi, la ricarica in condivisione, andiamo a 74 kW e siamo al 53%, direi un ottimo risultato per il nostro percorso. Riparte e ricaricate quasi 24 kWh, possiamo andare, 93%. Accanto abbiamo una ID4 e quindi dopo questa sosta, dopo poco oltre i 30 km, siamo arrivati a Innsbruck, una cittadina, possiamo chiamarla in questa maniera, non tanto grande. Vi consiglio di fare una sosta non enorme a Innsbruck, è bellina, sì, vi sono diciamo alcune cose da vedere, certo, ma non è tanto grande, quindi non conviene prendere soste troppo grandi, a meno che non vogliate diciamo rilassarvi in un paese veramente particolare. Non mi è dispiaciuto affatto, con il fiume veramente molto carina e dei ristoranti top, e comunque sia in Austria come Repubblica Ceca e Monaco abbiamo trovato delle gran belle soddisfazioni a un costo estremamente contenuto. Molti dicono che in Germania e in Austria hanno un tenore di vita importante perché diciamo il conquibus e lo stipendio è veramente alto, però boh, sarà. Però ai ristoranti io ho trovato veramente cose estremamente piacevoli, quindi dopo poco oltre 30 km dal Brennero, da dove eravamo in ricarica gratuita, siamo arrivati alla nostra location con parcheggio annesso. Non avevamo la colonnina, ma veramente chi se ne importa, anche perché arriviamo con quasi il pieno, tanto lo vedete tutto. Arrivati a Innsbruck, parcheggiato al parcheggio dell'hotel. Questo è il resoconto, abbiamo fatto 512 km, 14,2 kWh, praticamente ha fatto tutto gratis tranne una prima ricarica ad 21 kWh a Carpi, 70 km orari che c'era un po' di coda, uno spettacolo. Sono, guardate, abbiamo appena parcheggiato, preso i bagagli, le 5 e un quarto. È estremamente piacevole che noi ripartiamo da Innsbruck con ricarica diciamo annessa grazie alla A22 del Brennero e arriviamo a Salisburgo. Per arrivare a Salisburgo passiamo da quella che è la Germania, perché il percorso più corto è passare diciamo dalla autostrada che passa dalla Germania. La Germania è veramente rognosa perché mettono quelli che sono le guardie, vigili, la polizia, non so come chiamarla, la polizia a guardia di quella dell'autostrada, grandissime code, poi non fanno niente di particolare a meno che non passino autobus pieni di turisti, quindi grandi code. Poi arriviamo a Salisburgo con la ricarica gratuita che abbiamo realizzato al Brennero e quindi veramente top. Siamo arrivati praticamente con una ricarica fatta alla Ionity di Carpi fino a Salisburgo. Trovatemi un altro mezzo che vi permette di fare prodigi in questa maniera. Vi voglio dire un accorgimento, questo perché mi sono accorto non ora, non in questo momento, ma successivamente, come vi dicevo, abbiamo quella che è la ricarica tramite Duferco e tramite Eneliz. Eneliz l'abbonamento è mensile, Duferco invece è una ricaricabile annuale. Quindi decido di utilizzare successivamente quello è Eneliz, visto che abbiamo realizzato questo percorso a gratis, praticamente tranne una Ionity, con Eneliz. Successivamente, molto successivamente, ci fa caso di una cosa particolare. Torno sull'applicazione di Duferco e vedo che non sono stati scalati 21,9 kWh e ho fatto a Carpi. Questo perché in automatico, non so se succede a tutti, ma a me è successo, non era stato registrato come sistema di pagamento quello che era la ricaricabile, ma era stata inserita, non so se succede a tutti, bisogna cambiarlo, attenzione, ve lo voglio dire, attenzione, era stata diciamo inserita come pagamento automatico, quella era la carta di credito e non quella era la ricaricabile, quindi quella ricarica l'ho pagata cash e non mi è stata scalata da quella che è la tariffa che ho fatto, l'abbonamento, chiamiamolo ricaricabile, ecco. Quindi attenzione, tanto metto l'immagine, attenzione affinché voi nella vostra ricaricabile siate inseriti in maniera corretta come pagamento. E questo è stato meraviglioso, utilizzare sempre Eneliz, perché sennò avrei pagato tutte le ricariche e non me ne sarei mai accorto. Invece successivamente, molto successivamente, dopo aver utilizzato Eneliz, una volta diciamo ero a
a pigiare sul telefonino tanto per passare 2 minuti. Mia moglie era a truccarsi e mi sono accorto che non mi era stato scalato, quella era la ricarica. Poi sono andato a vedere il motivo, l'ho trovato, meno male che successivamente ho utilizzato sempre solo NLX. Meno male, via. A me ho dato anche questa chicchina. Insomma, a Salisburgo con una ricarica a Carpi siamo arrivati. Meraviglioso. Top! Ciao ragazzi, siamo arrivati ora a Salisburgo, hotel Eco Suite, diciamo dedicato un po' al tema ambientale, quindi pannelli fotovoltaici, quindi rispetto dell'ambiente, quindi wall bots, quindi ragazzi davvero ho trovato una location strepitosa, abbiamo la wall bots gratuita, abbiamo parcheggiato qui accanto a questa Tesla rossa che è già in carica, ora ci attacchiamo la nostra e andiamo a fare un bel giro della città, spettacolo, gratis anche questa volta, ora vi faccio vedere una cosa interna. Abbiamo acceso un secondo la vettura che vi voglio far vedere una cosa, vi mostro, abbiamo percorso non tantissimi chilometri da Innsbruck a Salisburgo, ora andiamo a vedere questa location. Abbiamo percorso in tutto quasi 700 km, ma nello specifico 183 km da Innsbruck a Salisburgo, passando dalla Germania, 12,4 kWh su 100 km, 78 km/h, siamo al 36%, ora siamo in ricarica gratuita qui all'hotel, quindi spettacolo, praticamente abbiamo messo 21 kWh a Carpi e poi tutto gratis. Siamo arrivati qui con la ricarica del Brennero, quindi gratuita anch'essa, e quindi davvero ragazzi, uno spettacolo, cioè io con 8 euro, 9 euro di ricarica a Carpi alla Ionity con Duferco per ora ho fatto 700 km, sono a Salisburgo. Domani partiremo per altra location con il pieno, ma no, io ragazzi non so che dire, top davvero. Ora vi farò meno video, vi metterò qualche chicchettina, poi quando torneremo vi farò vedere il tutto, perché avremo ancora da girare, ma non vi voglio tediare troppo con troppi video e fotografie delle nostre vacanze. Ciao ragazzi! Partiamo totalmente carichi grazie a Salisburgo e il suo hotel Eco Suite e andiamo in direzione Vienna. Non sono neanche 300 km, però una sosta la dobbiamo fare. Avevo già trovato, quella era una Ionity, diciamo per la strada durante il tragitto del viaggio da Salisburgo a Vienna. Cosa succede? Succede mentre sto arrivando, esco dalla superstrada, sto andando verso la Ionity, vedo una Lidl lungo la strada, proprio mi sbatte gli occhi su una colonnina DC gratuita della Lidl, praticamente mi pianto per la strada, faccio una manovra terroristica, torno indietro, arriva la colonnina e gratuitamente andiamo a ricaricare. Tanto vi faccio vedere il tutto, veramente meraviglioso. Immortalare, bisogna immortalare. Si fa vedere, guarda come si fa. No, vabbè ragazzi, ricarica gratuita dove siamo? Al Lidl per andare a Vienna, incredibile, parcheggio pazzesco, perché se no non mi ci arrivava. Tutto perché poi c'era e si è fatto vedere all'Austria come si parcheggia per andare a caricare a UFO a gratis. Quindi ora ricarichiamo così a gratis e si va a comprare qualcosina, se no mi sembra davvero di scroccare. E poi destinazione Vienna. Oh, comunque viaggia, a parte gli scherzi. Notare lo stile nel parcheggio. A te che c'ho. No, comunque viaggia, 240 km ora. No, perché il cavo praticamente è un po' terrorista. Insomma, l'importante è arrivare a conclusione. Spettacolo.
voglio immortalare. Ora siamo pronti ad andare, 16 kWh inseriti in vettura. Abbiamo anche una Tesla blu qui accanto e poverino dovevo fare un po' il gioco con il cavo, anche lui. Abbiamo 272 km, quindi siamo a postissimo per arrivare a Vienna. Si può andare, è a gratis, via! Sì, lo so, parcheggio non troppo, diciamo, ortodosso, ma avevamo accanto, quella era un D4 in carica, noi non arrivavamo alla ricarica in DC, loro erano in AC, ma non ci arrivavo e ho dovuto, diciamo, fare una manovra un po' terroristica, un parcheggio un po', diciamo, all'italiana, possiamo quasi dire, per arrivare alla ricarica gratuita della Lidl, che ho voluto ringraziare andando a comprare un po' d'acqua, e poi mi ci è voluto tipo mezz'ora perché le scritte naturalmente erano tutte in tedesco, non riuscivo a capire neanche qual era l'acqua in, diciamo, naturale. A me la cassata non è che mi piaccia più di tanto. Mi sono messo lì col telefonino a cercare di tradurre, mi ci è voluto un po' di tempo e insomma poi siamo andati via gratuitamente, ragazzi, meraviglioso. Io non ci pensavo quasi alle ricariche gratuite in DC all'estero, poi invece saranno state saranno un po' un mantra tutto per il nostro viaggio. Arriviamo a Vienna, tanto ora vi faccio vedere il tutto con i video realizzati sul momento. Praticamente, ragazzi, abbiamo fatto una ricarica a Carpi e siamo arrivati gratuitamente a Vienna, se non era per il fatto delle autostrade, diciamo, nostre carissime. In Austria 9,50 € per 10 giorni più il viadotto Europa, condotto Europa, non mi ricordo come si chiama, una decina d'euro. Siamo arrivati a Vienna, praticamente per il resto non abbiamo pagato alcunché. Oh, grazie, tanta roba, tanto la seguirete un po' il tutto. Eccoci arrivati alla nuova destinazione, abbiamo percorso 292 km, questa è la velocità media per arrivare qua alla destinazione di Vienna, 14,4 kWh su 100 km, vi faccio vedere anche il parziale totale, che siamo praticamente arrivati quasi a 1000 km con 13,9 kWh su 100 km. Siamo arrivati con una buona carica grazie anche alla ricarica gratuita del Lidl e ora che siamo qua a Vienna abbiamo la ricarica gratuita dell'hotel. Spettacolo! Nuova location, nuova colonnina gratuita dell'hotel. Spettacolare! Mi piace questo dettaglio che alcune location riescono a dare. Bravi, 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 bravi. Abbiamo incontrato posti meravigliosi, luoghi incredibili, io e mia moglie veramente estremamente soddisfatti per quelle sono le location che abbiamo incontrato, per quelle sono i luoghi che abbiamo visto. Io personalmente per quanto riguarda davvero la ricarica con la vettura elettrica, che pensavo di trovare qualche difficoltà volendo in alcuni luoghi, colonnine occupate, non funzionanti, tesserine non funziona, assolutamente niente di tutto questo. E abbiamo tolto anche, credo io, proprio con il proseguo del viaggio, qualche problematica, qualche paura di molti possessori di vetture elettriche. Sembra se uno non ha Tesla debba rimanere relegato a quello dell'ambito cittadino. Assolutamente no, assolutamente no. Poi entro la fine dell'anno, parola di Elon Musk, anche gli supercharger verranno aperti a tutti quelli che sono gli utilizzatori elettrici. Dipenderà anche vedere un pochino quale sarà il costo di tutto questo. Comunque sia, i supercharger verranno aperti all'utilizzo di tutti. Però già ora, soprattutto per quanto riguarda l'estero, poi vedrete il prosieguo, è veramente uno spettacolo. Siamo arrivati a Vienna quasi gratuitamente, quindi pazzesco, 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 pazzesco. Dite a tutti quelli che hanno una vettura termica, ma dove volete andare? State relegati a casa, vai. E vedete poi il proseguo. Credo che è meglio concluderla qua per non farlo troppo lungo, per renderlo anche più piacevole alla visione di tutti. Io vi saluto, vi ringrazio, un bacione a tutti, sempre Forza Elettrica, alla prossima, ciao! Sempre Forza Elettrica, sempre, 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 sempre. Ora poi giro il monopattino. Viaggio è un piacere. Ciao ragazzi, sempre Forza Elettrica.